Il Corriere dello Sport ha riportato la notizia che, se sarà confermata, la trovo francamente piuttosto grave, e ne parleremo all'interno di questo episodio, in cui voglio fare un aggiornamento di calciomercato Inter, andando a condensare in pochi minuti tutte le principali notizie del momento, in questo che è uno dei format più richiesti qua sul nostro canale. Allora, ben ritrovati amiche, amici, passioniteristi, in questo nuovo episodio in cui voglio partire dal mercato, in particolare da quello che succede in attacco, perché ce l'avete chiesto in tantissimi. Sappiamo già che l'Inter ha preso Sucic dalla Dinamo Zagreb per il centrocampo, sappiamo che l'Inter, salvo colpi di scena, andrà a riscattare il cartellino di Zalewski dalla Roma. Tra pochi giorni, vi aggiorno, ci sarà un incontro con il Marsiglia per cercare di chiudere anche il colpo Luis Enrique, con cui l'Inter ha già raggiunto un accordo con questo esterno brasiliano che vi ho analizzato qualche settimana fa sul nostro canale, e bisogna raggiungere l'intesa con il Marsiglia, che è scesa attorno ai 30 milioni di valutazione, ma l'Inter vuole limare ulteriormente questa cifra, quindi nelle prossime giornate si incontreranno le parti. Nel frattempo però stanno uscendo delle notizie molto interessanti e molto importanti anche per quanto riguarda l'attacco, con la Gazzetta dello Sport che parla di un'accelerata dell'Inter per Jonathan David, e Joshua Zirkzee del Manchester United è un altro nome caldo per il quale l'Inter avrebbe pronta un'offerta. Immagino che uno escluda l'altro, non esclude, anzi certifica che l'Inter ha un obiettivo chiaro in questo mercato: aggiungere a Lautaro Martinez e Thuram un altro attaccante forte e di spessore. Ma ne parliamo in questo episodio, in cui vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale con il tasto iscriviti, e fate anche un salto su sportixmarket.com, il gioco completamente gratuito in cui si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Vi basta andare sul mercato, dove cercate le fantazioni delle squadre su cui volete investire, e poi costruite il vostro portafoglio. In questo portafoglio poi, in base ai risultati delle squadre, le fantazioni di ogni squadra aumentano o perdono di valore, e questo fa aumentare o diminuire di valore tutto il vostro portafoglio, con cui poi potete scalare la classifica, vincere premi reali ogni mese e grandi premi anche a fine stagione. Quindi Sport Exchange Market è completamente gratis, e trovate il link in descrizione per iscrivervi e sfidare anche noi di Passione Inter completamente gratis, quindi mi raccomando, vi aspettiamo anche lì. Andando alle notizie, andiamo con ordine con le notizie. Vi dico già dalla settimana scorsa che c'erano delle voci da tenere d'occhio su Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 del Manchester United, prelevato la scorsa estate dal Bologna per circa 40 milioni di euro, poco più. Vi dicevo che dall'entourage del giocatore mi è sembrato di capire che stanno sondando il mercato soprattutto in Italia, stanno cercando di accendere un mercato soprattutto in Italia. Ecco, il Corriere dello Sport, devo dire, è il quotidiano che più di tutti sta spingendo in queste ore su questa notizia, e ne ha parlato già nelle scorse ore. Nelle ultimissime ore in modo particolare ha parlato di un Inter che avrebbe pronto un assalto dopo la finale di Champions League. Chiaramente non penso che entrerà nel vivo di questa operazione nei giorni che ci separano ad una finale importantissima per la storia dell'Inter, ma è già pronta anche un'idea di offerta con cui cercare di convincere il Manchester United, ovvero prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di alcune condizioni che dovrebbero essere legate più alle prestazioni del giocatore piuttosto che ai risultati della squadra. Cioè, se il giocatore raggiunge X presenze o segna tot numero di gol, allora scatta il riscatto per una cifra complessiva tra prestito, bonus e riscatto appunto di circa 35 milioni, che se consideriamo scatterebbe tra un anno. Con l'ammortamento lo United avrebbe la possibilità di fare anche una piccola plusvalenza su questo giocatore, che rientra all'interno di una lunga lista di giocatori che potrebbero far parte della rivoluzione dello United, che sta facendo un'altra stagione terrificante, almeno in Premier League, quasi in zona retrocessione, se non fosse che le ultime tre praticamente vanno a un ritmo lentissimo. Sono in finale di Europa League, se non la vincono saranno fuori da tutte le competizioni europee l'anno prossimo, e questo dovrebbe dare il via, da quello che dicono in Inghilterra, nel Regno Unito, ad un grande cambiamento con Zirkzee che potrebbe essere coinvolto, e l'Inter vorrebbe approfittarne, perché l'Inter, come detto, sta cercando un grande attaccante, e quindi oltre a Zirkzee sta portando avanti anche discorsi per Jonathan David, sul quale vi dicevo c'è un inserimento forte del Napoli. Il Napoli potrebbe anche scendere ad un compromesso per quanto riguarda la clausola rescissoria, e questo favorirebbe un accordo con la società azzurra. Attenzione però, perché vi dicevo, la Gazzetta dello Sport scrive: l'Inter accelera per Jonathan David, i dettagli dell'offerta, ma c'è un ostacolo. Questo è il titolo della Gazzetta.
Mi sembra questo anche un tentativo, un possibile messaggio velato che trapela dalla dirigenza nei confronti del giocatore, che dovrebbe abbassare le pretese soprattutto per quanto riguarda i bonus alla firma e le commissioni da diciamo riconoscere all'entourage del giocatore. Questi sono i principali ostacoli in questa trattativa, in cui l'Inter rimane in allerta, in attesa, pronta ad intervenire se il giocatore e il suo staff abbasseranno queste pretese, che secondo quello che scrive la Gazzetta, ma mi sembra verosimile sulla base di quello che abbiamo raccolto anche noi, ecco, il paletto di Octree principale in questo caso riguarda il non voler spendere troppo in commissioni agli agenti. Quindi i cartellini sì, giocatori a parametro zero ok, si possono ancora fare a patto che rientrino nei parametri di opportunità interessanti. Commissione agli agenti devono essere cifre verosimili, o comunque cifre non assurde come quelle che si sono discusse in queste ore, di cui tanto si è parlato anche per Jonathan David. Quindi rimane comunque un giocatore caldo su cui l'Inter accelera, e questo, come dicevo, ci dà la dimensione intanto di quello che l'Inter voglia fare in attacco a livello di giocatore giovane, perché comunque classe 2000 David, 2002 Zirkzee, di livello da poter aggiungere titolari. Si sta parlando anche di Bonni del Parma, per esempio, che rispetto a questi due giocatori è un pochino più grezzo eventualmente, ma comunque giovane e da poter valorizzare. Ci dà anche la dimensione, secondo me, di un Inter che, ne parlavamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, potrebbe davvero vivere un mercato in due fasi, uno prima e uno dopo il mondiale per club, perché il mondiale garantisce di base più di 30 milioni di euro per la sola partecipazione, ma poi l'Inter ha buone possibilità di andare avanti e chi lo sa magari di arrivare fino in fondo ad una competizione che in un mese ti garantirebbe un totale di 100 milioni di euro. Queste sono le stime e le previsioni che vengono fatte su questo torneo, e dunque capite bene che l'Inter può pianificare le prossime mosse consapevole che incasserà 30-35 milioni di euro circa da questo mondiale. Dovesse arrivare a incassarne 100, ci sarebbe un surplus di 70 milioni che chiaramente non verrà tutto reinvestito sul mercato, chiaramente sarebbe un introito una tantum, non ricorrente ogni anno, quindi non puoi alzare di tanto il costo squadra sulla base di un ricavo che avrai una volta e forse non avrai per i prossimi 4 anni. Però ti darebbe maggiori margini di manovra in questo mercato in cui l'Inter, la sensazione è che davvero abbia l'intenzione di aggredire il mercato fin dalle primissime settimane. Poi nella seconda fase del mercato potrebbero aprirsi invece altri scenari anche sulla base di questi introiti da mondiale per club, e dunque nella prima fase, se si presentano delle opportunità di vari giocatori che l'Inter sta trattando con cui consolidare la rosa, l'Inter vuole portare diversi giocatori nuovi al mondiale per integrarli fin da subito in una stagione in cui sarà difficile fare preparazione estiva, senza però aumentare il costo squadra, quindi andando a riempire lo spazio che lasceranno liberi giocatori come Arnautovic e Correa. Quindi le prime operazioni saranno in quest'ottica qua, tappare i buchi senza aumentare il costo squadra, senza far salire il costo di questa Inter, approfittare di eventuali occasioni come può essere uno Zirkzee che viene messo sul mercato o Jonathan David a parametro zero, e poi il resto potrebbe essere anche rimandato magari a dopo il mondiale per club, con maggiore libertà di manovra dal punto di vista anche dell'investimento, grazie agli introiti di questa competizione statunitense. E qui potrebbero ricadere per esempio operazioni come Nico Pass o il difensore di cui vi abbiamo già parlato nel nostro contenuto di martedì che trovate sul nostro canale. In questo episodio però, come detto, ci sono altre notizie anche da analizzare, dunque io mi sposto al campo e al campionato, dove si affronterà la Lazio in questo turno con le insolite 9 partite in contemporanea. L'Inter recupera Pavard, Frattesi e Mkhitaryan che saranno a disposizione non credo dal primo minuto, ma questa sarà una partita che l'Inter chiaramente vuole vincere contro un avversario difficile. Bisogna tenere aperta la corsa scudetto contro un Lazio che invece deve andare in Champions League e può lottare ancora per la Champions League. L'Inter dovrebbe scendere in campo con Sommer, Bissek, De Vrij e Carlos Augusto, Darmian e Di Marco sulle fasce, con Barella, Çalhanoğlu e Zielinski in mezzo, in attacco Taremi e Thuram, con immagino anche delle sostituzioni a gara in corso per riaccendere il motore dei big che sono in fase di recupero e di decollo in vista del 31 maggio della finale di Champions contro il PSG. Lautaro Martinez a tal proposito dovrebbe saltare anche questa partita, salvo colpi di scena salterà anche questa partita per tornare poi invece nella gara contro il Como, che si giocherà quando? Ecco, questo è un tema che tra poco andiamo ad approfondire. Su Inter-Lazio
C'è una polemica che ha già analizzato anche il nostro Simone Frizza nel corso dell'ultima live e riguarda l'assistente VAR, l'arbitro guida, che per fortuna, come diceva anche il nostro Simone, sarà assistente VAR e quindi avrà meno impatto, ecco, nelle decisioni di questa gara. Però mi chiedo e vi chiedo, ragazzi, ma se un arbitro che dichiara di non voler arbitrare il Napoli perché si sente sotto pressione e teme delle ripercussioni nell'arbitrare il Napoli, come può decidere, ecco, di non arbitrare una squadra? Come può sentirsi libero di arbitrare altre squadre, soprattutto squadre in lotta proprio contro il Napoli? Le ripercussioni, questa intanto è una frase gravissima che dovrebbe essere approfondita, nel senso che per il bene dell'arbitro, della sua famiglia e del mondo calcio italiano andrebbe approfondita questa frase per capire che cosa succede. Però è una designazione che, diciamo, come può questa designazione rimuovere i famosi retropensieri che lo stesso Antonio Conte ha citato a inizio stagione, e da quel momento in poi abbiamo visto un campionato cambiare molto faccia e molto volto. Ecco, francamente, per motivi di opportunità, ripeto, per fortuna è assistente VAR, io credo nella buona fede di questo arbitro assolutamente, però per motivi di opportunità, anche banalmente mediatici eccetera, questa scelta la trovo francamente sbagliata, per non dire altro. Ma per me è ancora più grave, devo dire, questa notizia che leggiamo sul Corriere dello Sport, che scrive: calendario e spareggio è già polemica in Lega. Lunedì il Consiglio di Lega deciderà le date dell'ultimo turno. Se lo scudetto non venisse assegnato domenica, cioè in questo turno di campionato con Inter, Lazio e Parma-Napoli, l'unica possibilità per evitare l'eventuale spareggio a ridosso della finale di Champions sarà anticipare le gare della 38esima giornata, che coinvolgono Napoli e Inter, a giovedì 22, così da mantenere uno slot libero il 25. Lo spareggio si dovrebbe giocare a San Siro, ma per ragioni di ordine pubblico sarebbe stato allertato l'Olimpico. Se il Cagliari all'ultima, da Conte, non fosse salvo, andrebbe al 22 anche il blocco salvezza. Il Napoli non vuole l'anticipo, l'Inter ovviamente sì, è già polemica. Ora, ragazzi, qui ci sono diverse cose secondo me da analizzare. Intanto, come avevo detto, che cosa sta succedendo? Bisogna prevedere uno slot per lo spareggio scudetto, e già qui è un tema che abbiamo approfondito anche nella nostra newsletter di oggi e anche diverse settimane fa. Il fatto che lo spareggio scudetto non sia mai stato fissato, sia stato ideato nel regolamento ma non c'è una data, fa capire il livello di organizzazione che c'è in questo campionato. Per esempio, chi lo trasmetterebbe poi anche a livello televisivo? Ecco, tutte cose che verranno decise così all'ultimo, alla fine, in un consiglio di Lega chiuso, eccetera eccetera. Trovo già questo molto dilettantesco, ecco, per una partita che dovrebbe essere l'evento più importante di tutta la stagione, se si verificherà. Come dicevo, come abbiamo detto più volte, è molto difficile l'intreccio che porterà allo spareggio. È difficile arrivare ad uno spareggio scudetto. Difficile non significa impossibile, in quanto quindi possibile questo spareggio, tu devi muoverti in anticipo, è la base, è il minimo. E che cosa sta succedendo qua? Che lo scenario originale, ecco, sulla carta era che intanto hanno dovuto sperare che l'Inter uscisse dalla Champions, perché se l'Inter fosse uscita dalla Champions non ci sarebbero stati grossi problemi a piazzare lo spareggio scudetto nella settimana che va dal 24 al 31 maggio. Quindi il fatto che il calcio italiano debba gufare le proprie squadre, già questo per me è piuttosto imbarazzante. Ma lo spareggio scudetto quindi come primo slot andrebbe nella settimana che porta alla finale di Champions League, e l'Inter si troverebbe a giocare a 3 giorni di distanza dalla finale di Champions League lo spareggio per lo scudetto. Vi sembra normale questa cosa, che nel giro di 3 giorni una squadra si debba giocare lo scudetto e la Champions League perché non sanno dove mettere una partita? Ecco, allora per questo motivo si era ipotizzato ed è stato richiesto anche di anticipare l'ultima giornata di campionato al giovedì 22, quindi Napoli, Cagliari e Como Inter si sarebbe giocata giovedì 22. Quindi se lo scudetto non si chiude in questo weekend si giocherà giovedì, si dovrà anticipare al giovedì, ma questo diciamo con l'obiettivo di mettere lo spareggio a domenica 25, così l'Inter e il Napoli giocherebbero questo eventuale spareggio domenica 25 con il PSG che giocherebbe la finale di Coppa di Francia il sabato sera, quindi più o meno Inter e PSG avrebbero gli stessi giorni per preparare questa finale di Champions. Qui però, come scrive il Corriere dello Sport, interviene il Napoli, ragazzi. Il Napoli che non vuole l'anticipo.
Questo è il messaggio che arriva dal Corriere dello Sport e dunque ci sarebbe già la polemica nella Lega perché il Napoli si starebbe opponendo a questo anticipo. Io ragazzi sono francamente imbarazzato, questo secondo me è un problema molto profondo della politica calcistica italiana, perché siamo in un sistema in cui, per esempio, non si riesce a ridurre il numero di squadre in questo campionato da 20 a 18, perché? Perché le decisioni vengono prese da tutte le squadre, quindi chiaramente nessuno si dà la zappa sui piedi tagliandosi il proprio spazio in Serie A. Nessuno voterà per una legge che porterà la propria squadra a sparire probabilmente dalla Serie A, o comunque a rischiare quantomeno di sparire dalla Serie A. E dunque, in questo sistema in cui ognuno pensa al proprio orticello, il Napoli se ne frega se l'Inter deve fare uno spareggio scudetto a 3 giorni dalla finale di Champions League, anzi meglio per loro che l'Inter debba preparare eventualmente uno spareggio scudetto in 3 giorni e poi pensare anche alla finale di Champions League. Siamo arrivati a questo livello, lo stesso Napoli che poche settimane fa si era opposto al rinvio di Inter-Roma con tutto quel caos in una partita spostata, ricollocata, rimessa, rispostata, aveva addirittura minacciato azioni legali. Io ragazzi sono francamente preoccupato per il sistema calcio italiano se continua ad essere gestito in questo modo qua, dove ognuno pensa soltanto ai propri interessi. Un Napoli che in tutta questa stagione, ragazzi, ha potuto preparare ogni partita con la tranquillità e la comodità di una settimana piena di lavoro, con tanti pianeti che si sono allineati a loro favore. Non parlo di arbitraggi favorevoli, di errori che comunque ci sono stati, parlo per esempio del primo anno con un solo turno infrasettimanale, capita proprio nell'anno in cui il Napoli di Conte, guarda caso, non ha le coppe e quindi hanno questa fortuna di non avere tanti impegni a disposizione. Hanno affrontato tutte le big dopo impegni di Champions League sostanzialmente. Nell'unico turno infrasettimanale sono andati in difficoltà e hanno preso 3 sventole dall'Atalanta per esempio, quindi vedete che giocare partite ravvicinate avrebbe creato tanti problemi e tanti rinvii comunque sono andati spesso a favore loro. Anche l'ultimo turno di rinvio per esempio mi sembra il Torino, che la partita è stata spostata e hanno avvicinato ulteriormente il Torino alla gara contro il Napoli, quindi ha giocato più partite nel giro di poche ore. Quindi in un sistema così dove comunque tutto è stato favorevole, il Napoli vuole ottenere anche l'ulteriore favore in questo finale di stagione di far giocare un eventuale spareggio a ridosso della finale di Champions League. E ripeto, per il sistema calcio italiano che è sempre più in difficoltà, evidentemente continuare a far sì che ognuno possa pensare al proprio orticello anziché trovare un modo che possa accontentare tutti e favorire una squadra italiana in finale di Champions League, che poi è l'Inter che se fa bene in Champions League a cascata porta tanto beneficio sul mercato italiano, sia con la visibilità che restituisce al mercato italiano, sia perché l'Inter poi lo sappiamo, se vince e incassa fa molto spesso anche tanto mercato all'interno, quindi tutto il sistema ne beneficia e ne beneficerebbe. Per cui io mi auguro francamente che ogni tipo di richiesta del Napoli che vada a sfavorire e danneggiare l'Inter venga respinta, così come sul tema dell'ordine pubblico, lo ripetiamo, da regolamento è previsto che lo spareggio si giochi in casa dell'Inter. Secondo i criteri attuali, secondo la classifica attuale, l'Inter è in vantaggio nella differenza reti, lo scontro per lo spareggio si dovrebbe giocare in casa dell'Inter. Però per motivi di ordine pubblico la partita può essere spostata e a questo punto è stato già preallertata Roma, l'Olimpico di Roma, come scrive anche il Corriere dello Sport, per questo eventuale spareggio. Io mi chiedo allora ragazzi, intanto se l'ordine pubblico non può essere mantenuto a Milano, a Roma quale vantaggio ci sarebbe? Visto che non mi sembra che la rivalità Napoli-Roma sia così meno accesa e così meno incendiaria. Ma soprattutto io mi chiedo se la curva dell'Inter, nella tifoseria dell'Inter, c'è una parte che non è, diciamo così, così benevola, così positiva anche nel tifo dell'Inter? Assolutamente sì. Però se io vedo quali squadre hanno più trasferte vietate, ecco, la tifoseria del Napoli ha spesso delle trasferte vietate un po' ovunque, e dunque io mi chiedo perché spostarsi per motivi di ordine pubblico a Roma per permettere di partecipare ad una tifoseria a cui di solito vengono vietate le trasferte, e anche qua quindi per motivi
di ordine pubblico mi convince poco lo spostamento soprattutto a Roma, che non penso risolva la questione, la situazione. Però si andrebbe quindi a forzare il regolamento in nome di ordine pubblico, che non so quanto possa essere garantito maggiormente a Roma in questo momento. Quindi ci sono tante cose che mi fanno abbastanza innervosire in questa notizia e ripeto, penso che lo spareggio sia molto difficile, piuttosto improbabile, però ancora una volta arrivano dei segnali non incoraggianti per il nostro calcio. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, vi aspetto nei commenti. Di questo argomento stiamo parlando poi anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi aspetto poi con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.